Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi di maschere perché praticamente mi sono arrivate molte richieste sul forum e anche sul gruppo Facebook di gente che chiede che tipo di maschera acquistare e come vanno trattate per non farla appannare e qual è la maschera migliore. Io come sempre consiglio sempre di provarla perché la maschera forse è l'unico accessorio molto personale, quindi va provata sul posto. Consiglio sempre di andare in negozio, provarla e vedere se effettivamente si adatta bene al nostro viso, alla nostra conformazione del viso e diciamo, dei zigomi e tutto il resto. Quindi non è una cosa semplice, magari la maschera che utilizzo io a me va molto bene, mi ci trovo comodo, magari per un'altra persona purtroppo no e magari gli dà fastidio. In questi giorni stavo vedendo le nuove maschere della Sigal Sub, quindi con l'occasione così parliamo un po' di maschere e ve le faccio vedere. Allora, per prima cosa, così se vogliamo scegliere una maschera bisogna capire che tipo di pesca facciamo, la profondità e quello che vogliamo fare chiaramente, perché a secondo il tipo di maschera dobbiamo avere più o meno campo visivo, più o meno aria da compensare, perché come sappiamo la maschera bisogna compensare l'aria all'interno perché sennò si schiaccia sul viso e quindi in base a quello che vogliamo così dobbiamo scegliere la maschera. Allora, per chi pesca in acqua bassa, per chi fa un agguato in superficie non c'è bisogno di una micromask, quindi io consiglio una maschera con un buon campo visivo perché chiaramente per questo tipo di pesca dobbiamo vedere qualsiasi spostamento, movimento dalla superficie, quindi più campo visivo abbiamo e meglio è. Quindi meglio avere una maschera, ecco, di questo tipo qui che ha due lenti più grandi, magari ha un pochino più di volume d'aria, quindi da compensare, però il campo visivo è ottimo. Stessa cosa per questo modello qui che è ancora più grande e che io utilizzo anche, diciamo così, pescando fino a 20 metri va bene, però chiaramente ha delle lenti più profonde, più larghe e ha un ottimo campo visivo. Io preferisco questo. Ho iniziato con quelle micro mask, però adesso mi sono abituato con queste e guai a chi me le tocca. La differenza, come ho detto, oltre al volume interno cambiano anche le distanze dal viso, quindi una maschera con campo maggiore ha la distanza dell'occhio, cambia la distanza dell'occhio, quindi sta più lontano dalle lenti, ma riusciamo ugualmente ad avere un'ottima visibilità perché le lenti sono molto, molto grandi. Se invece facciamo chiaramente una pesca più profonda, specifica, magari dai 20-25 in giù, allora a questo punto conviene andare su maschere più piccole. Quindi le micro mask si possono trovare di vari modelli. Questa vabbè come ho detto è della Sigal Sub, ha due lenti molto piccole e anche, diciamo così, la maschera è completamente ridotta rispetto all'altro modello. In queste micro mask la distanza dagli occhi è ravvicinata proprio per avere maggiore visibilità, quindi avere meno l'effetto binocolo, però chiaramente non si può avere tutto e rispetto all'altro modello non c'è una tantissima visibilità, però ecco di pro ha il fatto che basta una pochissima aria per compensare la maschera. La cosa importante, come ho detto, è che bisogna andare in negozio e provarla, cioè praticamente trattenere l'aria e schiacciare la maschera sul viso. Quindi se uno trattiene l'aria e la maschera non si stacca, quindi rimane attaccata a ventosa, vuol dire che già una parte va bene, quindi fa ventosa, riesce così a tenersi. Poi una cosa che io consiglio è, una volta messa, cercare di fare movimenti del viso cercando di magari raggrinzire un po' il viso, ok? Per vedere se si stacca, perché chiaramente se si stacca può entrare acqua sott'acqua, magari quando uno pesca gira la testa, sposta il cinghiolo un pochino, si muovono
queste parti qui dei zigomi, se non aderisce bene, cioè in mare entra acqua. Allora, quindi va messa sul viso, si trattiene per un attimo il respiro. Se la maschera quindi rimane attaccata e non cade, vuol dire che va bene. Oltre a questo bisogna controllare anche la distanza del naso dalla fronte, quindi dovete vedere se avete magari un naso un pochino più pronunciato, se avete questa parte qui diversa, perché non siamo tutti uguali. Bisogna provarla bene e quindi provare anche la compensazione. Quindi una volta messa, succhiarla, magari tirarla un po' indietro, vedere se il telaio, la parte questa dura, ci sbatte sulla fronte. Quindi se quella sbatte subito in acqua ci crea dolore e problemi, quindi è da scartare. Quindi una volta provata si prova la compensazione, se uno riesce a fare la compensazione, e a quel punto la maschera, se tutte queste prove sono fatte e va bene, la maschera può andare bene al nostro viso. Ora poi viene, una volta acquistata, la pulizia. Ogni maschera, specialmente i nuovi modelli, sono fatti di siliconi particolari a fuoco, ecco, tipo questa, che ha le lenti affocate nel telaio, quindi non ha un telaio di plastica tecnopolimero come questa, ma le lenti sono affocate all'interno dello stampo, e quindi è stato utilizzato un materiale siliconico diverso rispetto a questo, e magari è un pochino più dura da sgrassare. Le tecniche per sgrassare la maschera e quindi non farla più appannare sono svariate, però pressappoco alla fine sono quelle che si sentono un po' sui forum, su internet e anche sui video di YouTube. Io vi dico come approccio io la maschera. Quindi la prima che faccio, tolgo i cinghioli, quindi cerco di renderla più comoda possibile. Prendo l'accendino per prima cosa e poi passo la fiamma all'interno della gomma, leggera, veloce, e quando vedrete le piccole scintille sulla fiamma, vuol dire che sta bruciando quei piccoli residui di silicone. Una volta fatto questo, passo direttamente sulle lenti, quindi praticamente vado con la fiamma sulla lente in questo modo, così vi faccio vedere, eccola, e quindi passo piano piano, cercando di non toccare la gomma, perché sennò la squaglio e la brucio, e quindi il vetro diventa un pochino nero. Non serve farlo diventare nero completamente, ma basta cercare di andare in tutti i punti, a destra e a sinistra delle due lenti, e quindi cercare di bruciare il più possibile questi residui di silicone. Una volta fatto questo, io uso questo sistema qua. Io prendo il dentifricio, quindi metto il dentifricio sulle lenti, passo il dentifricio sulle lenti e utilizzo questo spazzolino elettrico, quindi chiaramente non quello che c'è uno usato, quindi quello che magari non utilizzo io la mattina, e quindi passo questo dentro la lente, cerco di ruotare e passare per un 3 o 4 minuti per lente. Quindi cerco di passare bene il dentifricio su tutte le parti, la lente si pulisce completamente, e quindi lo spazzolino fa questo lavoro molto meglio di utilizzare la mano, le dita della mano, oppure uno spazzolino normale. Questo praticamente, ruotando in questo modo, riesce a pulire e a sgrassare meglio. Stessa cosa la faccio intorno ai bordi della gomma, quindi del silicone, intorno al naso, passo sempre il dentifricio e poi dopo con acqua calda, non bollente, sciacquo tutto, quindi cerco di togliere tutti i residui del dentifricio e tutto il resto. Fatto questo, ancora non ho finito, utilizzo questo sgrassatore. Questo io è svelto al limone, ma ce ne sono anche altri.
quindi metto il sapone liquido per piatti direttamente su una lente, prima su una poi sull'altra, e lo lascio tutta la notte, che sgrassa, quindi penetra nei bordi, lo passo anche con le dita intorno alla gomma, e il giorno dopo chiaramente pulisco sempre con acqua calda, cerco di sciacquarla bene molto a lungo, e una volta fatto praticamente in genere non ho mai avuto problemi, quindi la maschera praticamente non si appanna più. Può capitare che gli ultimi modelli siano un pochino più duri da sgrassare, quindi magari hanno bisogno di un altro trattamento, quindi se magari la portiamo in mare e qualche piccolo cedimento dopo un po', magari 2 ore va bene, 3 ore e poi dopo si appanna, la sera la riportiamo a casa e gli possiamo rifare il trattamento nuovamente. Quindi se c'è qualche piccolo residuo di silicone si vede subito, perché come al solito con l'accendino fa le scintille, e poi si riprocede col dentifricio e il sapone liquido. In genere una volta basta, però se magari uno ha dei problemi rifà questa procedura e è sicuro al 100% che funziona. Una cosa che voglio dirvi sulle maschere, specialmente per chi non è neofita e quindi inizia da poco questo sport, la maschera va compensata. Che cosa vuol dire? Quando noi praticamente mettiamo la testa sott'acqua, oltre ad avere, diciamo, la pressione che spinge sul timpano, e quindi compensiamo il timpano man mano che scendiamo, abbiamo lo stesso problema sulla maschera. Perché? Perché chiaramente si schiaccia sul viso. Dici vabbè, ma si schiaccia, che problema c'è? Poi dopo quando risalgo ritorna come prima. E invece è proprio quello il problema, che se noi non compensiamo la maschera e quindi ce la facciamo schiacciare troppo sul viso, succede che quando risaliamo ci fa l'effetto contrario, quindi fa una sorta di ventosa sul viso, e è anche pericolosa perché può tirar fuori gli occhi e rompere i capillari. Quindi per risolvere, diciamo, questo problema basta, man mano che andiamo sul fondo, mandare un filino d'aria con il naso, che si sente la maschera che leggermente torna avanti, e abbiamo risolto. Poi chiaramente quando saliamo la maschera si alza, sì, ma non è attaccata al viso, e quell'aria che abbiamo messo può fuoriuscire in risalita direttamente dai bordi della maschera. Quindi è importante compensare la maschera, e appunto per questo, a secondo il tipo di pesca che facciamo, la maschera più è grande e più aria va messa, diciamo, all'interno dell'involucro col naso, rispetto a una più piccola che ne ha meno bisogno. Ragazzi, credo di aver detto tutto, spero che questo video sia stato interessante e che, diciamo così, vi abbia chiarito qualche dubbio. Non vi ho presentato le due maschere. Allora, questa che ha il campo visivo più grande è la nuova Mate, è in vari colori. Ho fatto un video sul mio canale YouTube, trovate anche gli altri modelli, c'è nero, c'è verde e marrone mimetico. Questa ha un campo visivo più grande, mentre questa è la Sauron, che praticamente è una micro mask, e anche questa è realizzata in vari colori, chiaramente è molto piccolina, ed è adatta per chi pesca un pochino più profondo. E niente, grazie per l'attenzione, ci sentiamo sul prossimo video, e se non siete ancora iscritti fatelo, che a me fa piacere. Ciao e buona giornata!